Cosa si può fare per comprendere e poi agire per questo tipo di problematiche? Ed è quello che noi abbiamo fatto un po' anche la filosofia di questo progetto PSR. Un rilievo topografico di alta risoluzione, poiché c'è la pendenza e la pendenza guida il deflusso, quindi importantissima, la morfologia delle superfici è importantissima nell'agricoltura in zone pendenti, è fondamentale. Ma che tipo di rilievo è fondamentale? Un rilievo di estremo dettaglio fatto con le più moderne tecnologie, o laser scanner montato su aereo, oppure, come abbiamo sperimentato forse anche per la prima volta durante questo progetto e anche nell'altro progetto che vi mostrerà poi la dottoressa Cucchiaro, progetto europeo, l'impiego di droni per la ricostruzione di paesaggi terrazzati ad alta pendenza, in zone ad alta pendenza. Tutti utilizziamo i droni, ma utilizzare droni per ricostruire un paesaggio terrazzato in alta pendenza con un errore di 4-5 centimetri ed una risoluzione di 15-20 centimetri non è semplice e bisogna farlo con una certa accortezza. Ma una volta che lo si fa, la potenzialità è enorme perché abbiamo una base di informazione 3D ad altissima risoluzione, poi sulla quale simulare una precipitazione, simulare un evento. Ad esempio, questo è un esempio di un evento simulato su un terrazzo. Ovviamente dovete preparare il dato, perché è un dato a 3D, ma poi dovete dire l'infiltrazione del suolo, considerare i vari tipi di suolo, la copertura del suolo. Quindi qui abbiamo simulato l'evento di Negrar, che è di circa 80 mm di pioggia, di intensità, e si vede proprio il deflusso di dettaglio e dove il deflusso va a concentrarsi in un'area terrazzata. E laddove si concentra c'è un problema. C'è un problema di sifonamento, c'è un problema di crollo di terrazzo o c'è un problema anche di attivazione di un microburronamento che poi evolve in frana e che poi in sequenza, come effetto domino, può cadere sul terrazzo a valle e creare un fenomeno di dissesto molto più complesso. Ma anche ci può dire cosa va fatto e cosa non va fatto con una certa pendenza. Questo è un esempio di una coltivazione, di un impianto di tocchino dove dopo un volo, dopo una simulazione di evento, possiamo vedere come in una zona ci sia la concentrazione di deflusso e poi l'attivazione di un processo, qui il processo di dissesto minimo, comunque sia importante, però potete immaginare se queste estensioni sono localizzate in zone dove ci sono precipitazioni molto intense, è chiaro che non è una pratica da adottare. Soluzioni. Qui viene il progetto Solution System. Perché nasce il progetto Solution System? Come dice il titolo, si tratta di un progetto che porta soluzioni innovative di sistema per la riduzione del rischio erosivo in zona di collina e montagna, con l'obiettivo di aumentare la sostenibilità, ridurre l'impatto sul territorio delle pratiche agricole, introdurre tecniche conservative, anche meccanizzazione leggera, ma ancora di più, ed è qui che è il valore aggiunto secondo me di questo progetto, che lo reputo unico nel suo genere, perché ho provato a guardarmi in giro nell'offerta di vari PSR, creare un modello gestionale integrato, cioè vedere se funziona un modello gestionale integrato in cui diversi partner partecipano per riuscire a redare una linea guida che poi potrebbe essere adottata come manuale da adottare in vari consorzi. L'abbiamo fatto, capofila del progetto è Alberto Cofele, l'azienda Cofele, coordinatore scientifico siamo noi dell'Università di Padova, e poi ci sono stati altri partner molto importanti, VBA Project per la biodiversità, Agrea che ha curato le miscele di ingrandimento, IRECOP Veneto, il consorzio Alta Pianura Veneta e poi tutti i consorzi che ci hanno praticamente supportato, e poi ovviamente anche la regione che ci ha offerto l'opportunità di partecipare a questo PSR.
È nata una bella esperienza, un bel cammino. Ovviamente i cammini non sono mai lisci, per fortuna, però è stato un cammino molto articolato, abbiamo risolto i nostri problemi e i risultati sono stati veramente eccezionali. Ma soprattutto la cosa che è stata bella, e ve lo dico da persona che è nel mondo accademico, potermi interfacciare proprio con persone che lavorano sul luogo. Quindi poter vedere che le mie analisi non sono solo teoriche, non sono solo per raccontarcele noi professori universitari, ma effettivamente hanno un impatto e possono avere una ricaduta sul territorio. E nel nostro progetto vedrete poi una sequenza di presentazioni in cui vengono mostrati tutti sostanzialmente i risultati. Uno dei risultati lo mostro qui, che secondo me è molto importante. Per la prima volta abbiamo comparato vari tipi di sistemazione agrarie, 5 tipi di sistemazione agraria, una comparazione massiva di 50 vigneti della stessa parcella, della stessa morfologia, della stessa condizione di copertura del suolo, climatica e proprio di tipo di suolo. Ritocchino, girapoggio, ciglionamento misto, ovvero sia un misto fra girapoggio e ciglionamento, e ripiani raccordati. E per questi 5 diversi sistemazioni agrarie abbiamo simulato l'evento di Negrar, quindi 80 mm di pioggia, e poi l'evento anche quello dell'anno scorso, abbiamo provato a vedere quello di 182 mm di intensità. E cos'è emerso? Lo vedete dal grafico sotto, è emerso che per pendenze superiori al 30%, quindi andiamo a 32, 36, 40, 44, addirittura 48%, la pratica più sostenibile, che va a ridurre il trasporto di sedimento e l'erosione in questo tipo di zona, è la pratica ciglionamento, quindi terrazzata, non il ritocchino. Per questo tipo di zona, ovviamente. Riassumendo, il nostro progetto viene riassunto in questo schema, che poi è stato pubblicato su una rivista internazionale, che ha ricevuto tantissime citazioni, siamo già a 55 citazioni in più o meno 2 anni, e sono venute proprio da tantissimi gruppi che non li conoscevo, quindi proprio ha avuto proprio un impatto nella comunità scientifica, dove mostriamo il nostro approccio multidisciplinare, in cui vengono messe le minacce da una parte, quindi l'abbandono dei terreni, le pratiche non sostenibili, il cambiamento climatico. Dall'altra vengono messi i valori, quindi il valore paesaggistico, culturale, socio-economico, i servizi ecosistemici, e poi quali potrebbero essere le pratiche sostenibili, piani di manutenzione, quindi mantenere il territorio, consolidare i terrazzi, gestione efficiente delle risorse idriche, copertura erbacea autoctona, promozione della biodiversità e meccanizzazione leggera. Il progetto ha avuto un impatto veramente molto notevole nella comunità scientifica. Abbiamo prodotto 8 articoli pubblicati su riviste internazionali veramente molto importanti, fra le quali, parlando di Nature Food, quindi parlo di riviste top, ma soprattutto molto importante ad esempio la rivista Soil Tillage and Research, che è una rivista proprio che tratta dell'aratura dei suoli e dell'agricoltura.